Buongiorno a tutti, oggi voglio proporre un dolce, dei biscotti, dolcetti, con semplicemente 4 ingredienti: lupini, zucchero, farina e burro. Alternativa si può mettere anche l'olio, ma il burro ha un altro gusto. I lupini, direte voi, sono salati? No, andranno sciacquati e poi con i vari procedimenti, che è semplicissima, una ricetta da dolce veramente veloce e gustosa, e si possono conservare per vari giorni. Li utilizziamo sia per doppi pasti, per offrirli agli amici, come break colazione. Seguitemi passo per passo. Se la ricetta vi piace, come sempre vi chiedo, condividete, lasciatemi un like e scrivetemi i vostri commenti, che sono sempre ben graditi. Una buona giornata a tutti e seguite la ricetta. A presto, alla prossima! Come detto in anticipo, iniziamo dai lupini. Prima di togliere la buccia, li mettiamo. Per iniziare a fare i dolcetti biscotti ai lupini, iniziamo col metterli in ammollo, in modo che l'acqua tolga un po' del sale, e li lasciamo riposare per 10 minuti. Poi andiamo a sciacquarli e toglieremo la buccia. Per togliere velocemente la buccia dei lupini, li ho messi in una pentola, 15-20 minuti dall'ebollizione, lascio raffreddare e poi andrò a togliere la buccia facilmente. Schiacciandoli fra le dita troverò il seme. Messo i lupini in cottura, attendo quei 15 minuti, nel frattempo ho preparato con una bilancia, andiamo o con una bilancia o con un bicchiere dosatore, metteremo lo zucchero, la farina, il cacao che io andrò a preparare poi a metà impasto, lo vado ad aggiungere, e il burro. Come detto, nell'info poi scrivo tutte le descrizioni. Base comunque sono 200 g di farina, 60 g di zucchero 60-80, 25 di cacao dolce o amaro a vostra scelta, 100 g di burro a pezzetti fuori dal frigo. Procedo. Pelato i lupini, una parte messa nel frullatore, adesso vado a fare una polvere. Frullato, la frullatura dei lupini può essere molto fine o leggermente grossolanamente, come se poi si sgranocchiasse all'interno del biscotto, dei dolcetti, come se ci fossero delle noccioline. Quindi adesso procedo per l'impasto. Incorporiamo il tutto: farina, la farina dei lupini, lo zucchero e per ultimo il burro a pezzetti. Metto anche la bustina di vanillina facoltativa e il lievito vanigliato. Terminato l'impasto, non è appiccicaticcio, e adesso lo lascio riposare, non ci sarebbe bisogno, almeno 5 minuti, ma prima divido l'impasto, prendo un pezzo e vado ad aggiungere il cacao amaro. In questo modo avrò i biscotti, i dolcetti al cioccolato. Una piccola aggiunta, perché la farina ne ho messo un po' troppo, ho superato le dosi, ho aggiunto 2 uova, ma questo è facoltativo. Su 200 grammi un uovo, altrimenti lega bene insieme lo stesso con il burro. A questo punto ho steso la sfoglia con un foglio sotto di carta da forno e un altro. Con delle formine andiamo a fare i biscotti dolcetti, possiamo usare anche delle palline e schiacciarle con le mani. Nel frattempo procedo. Terminata la prima teglia, vado a infornare a 170-180 gradi per 10-12 minuti. Procedo. Nel frattempo preparo l'altra teglia. Pronta la seconda teglia da infornare con la farina di luppoli. Questi dolcetti biscotti super. 12 minuti
a 170-180. Nel frattempo aspettiamo che questi si raffreddano. Tempo di un caffè e proseguo. A dopo. Inoltre, questi biscotti dolcetti aiutano a facilitare. Questi dolcetti hanno la proprietà di stimolare la digestione e sono un ottimo antistress, dovuti per le proprietà benefiche. Questi dolcetti e biscotti stimolano la digestione, aiutano per lo stress. Sono ottimi da gustare proprio perché stimolano la digestione anche dopo i pasti. Per le resine, gli oli essenziali, polifenoli, proteine e fitoestrogeni e i tannini. Un po' di pazienza solo nel sbucciare i luppini o comprate la farina di luppini che fate prima, però il gusto e l'aroma non sarà lo stesso. Alla prossima ricetta e grazie per la visione. Se il video vi è piaciuto, condividete. Alla prossima e grazie!